Il fumetto di Luxastra sta arrivando. 44 tavole a colori interamente disegnate da Giulia Zucca, alias Necucciola, che vi permetteranno di scoprire ancora di più sulla città di Fatumastra e i suoi protagonisti. Le prevendite sono aperte per questo volume a tiratura limitata. In descrizione trovate il link per preacquistare il fumetto, che potrete farvi spedire a casa o ritirare gratuitamente a Lucca Comics and Games dalle nostre mani. E per chi preordina il fumetto ci sarà una cartolina esclusiva da collezione autografata da tutti i membri di Luxastra. Affrettatevi! Le prevendite chiudono venerdì 11 ottobre. Ci vediamo a Lucca! Un altro incubo, un'altra visione, che disturba il sonno di Shiran e Rendar, ancora più scossi. Tante domande, quasi nessuna risposta per i quesiti che gli balzano in testa. I 6 avventurieri discutono animatamente del gesto di Rendar della notte precedente. Aver parlato del Re Corvo, figura che sembra legare tutti loro, mette in pericolo le loro vite e i loro scopi, poiché la chiesa del vicario non tollera l'eresia o culti di altre divinità, nuove o antiche. La vita di Rendar ora è a rischio, e se la chiesa scoprisse dei coinvolgimenti degli altri con una divinità pagana come il Re Corvo, potrebbero venire ostacolati, braccati. E Shiran, che con il dio pennuto ha fatto un patto, potrebbe perdere per sempre la sua famiglia. Bisognava trovare una soluzione. E senza preavviso, Tuono, il padrone della locanda, si fa avanti. A quanto sembra, i 6 non sono gli unici a Fatumastra legati al Re Corvo. Tuono è lì, sulla sua poltrona, con una mano sul martello da guerra, che vi sta osservando. Galgit era appena rientrato nella locanda, dicendo che nell'arco di un paio d'ore lo sceriffo avrebbe preparato la carrozza per poter partire e portarvi tutti al bosco di Gregia. La mia reazione è abbastanza evidente, sono alquanto scioccato che un personaggio come Tuono se ne sia uscito con una frase del genere, quindi guardo lui con ancora le carte da gioco in mano. Con ancora le carte da gioco in mano e la scimmia pure, e guardo gli altri. La scimmia ha tirato fuori il suo monocolo. Mi sono perso qualcosa? Credevate davvero che fosse una coincidenza che vi siete ritrovati tutti quanti nella stessa locanda, nella stessa città? Le mani si abbassano leggermente dal fianco, passano alla cintura, allargano il cappotto lentamente e si posano sui pugnali. Non mi fido. Che cosa hai a che fare con lui? Si alza, mette il suo martello da guerra su una spalla e in quel momento vi accorgete, allarmati, che intorno a voi la locanda non è mai stata davvero vuota. Mentre prima eravate così concentrati sul discutere fra di voi, in questo momento vi accorgete che dalla scala che porta al piano di sopra si affaccia un goblin, così come un altro si affaccia da dietro il bancone e un altro dalla porticina del retro. Dalla porta d'entrata entrano i 2 uomini di Lucius e sempre nel corridoio della porta sul retro notate un'altra figura e ovviamente vedete uscire Vanica dalla cucina. Diciamo che non sono sempre stato un placido locandiere. Ho avuto anch'io la mia bella dose di avventure in passato. Mi alzo. Che motivo c'è di essere armati? Metto la mano sull'elsa della spada. Io tiro fuori il gambo di spine.
Beh, sapete, alle 6 di mattina nella mia locanda sento 6 persone che iniziano a discutere animosamente e sento anche che uno di loro potrebbe aver inguaiato un mio amico di vecchia data. Non ci conosciamo da così tanto tempo. No, non parlavo di te, biondina. Sì, in effetti, se volevamo mantenere un basso profilo. E ringraziate Vanica, se nessun altro vi ha sentito. Fino adesso tutte le persone con cui abbiamo parlato del Re Corvo ci hanno detto che si trattava di una favoletta. Lavorate tutti per il Re Corvo qui dentro. Diciamo che tutti quanti abbiamo avuto a che fare con il sovrano piumato. Siete al suo servizio? Non più. Quindi c'è possibilità di, tra virgolette, uscire. Certo, in fondo il Re Corvo propone dei patti. Nel momento in cui il patto viene risolto, non ci sono più pretese da parte sua. È stato lui a dirti di accoglierci? Diciamo di sì. Se il tuo patto è sancito ed è concluso, perché continui comunque a lavorare per lui? Che cosa ti spinge? E quali sono i suoi interessi? Amicizia e salvare il mondo. Quando possiamo incontrarlo? Seguitemi e lo scopriremo. Io mi guardo alle spalle perché non mi piace avere qualcuno alle spalle. Tiro dritto, passando di fianco a Rendar, senza nessun tipo di provocazione, e mi metto di fronte a Tuono, senza mai abbassare veramente le mani dalla cintura. Ok. Tuono fa un cenno con il volto e va verso il corridoio che conduce alla porta sul retro. Sono molto guardinga, ma seguo. Vedete Vanica che dice 2 robe con il goblin che stava dietro il bancone, che era il goblin femmina, che subito fa uno scattino per raggiungere Tuono in cima. Vorrei provare ad ascoltare quello che dice. 1? Ma è 1 davvero? È un dado nuovo. Hai fatto 1? Sì, butto sto dado, vaffanculo. Te l'hanno regalato! Ho capito, Il porcello lo porti tu? Lo porto io. Ok, mi sento un po' più tranquillo allora. Tu sei molto sicuro, anche perché c'è dell'odore di carne in giro, quindi... Quindi dicevo, la goblin femmina si mette subito di fianco a Tuono. Gli altri 2 scendono, arrivano da dove erano nascosti e in coda si mettono anche i 2 uomini di Lucius. Mentre andate lungo il corridoio vedete meglio la figura che era nascosta da quelle parti. È un rattoide, un uomo ratto, vestito in maniera particolare, ha tipo un'armatura di cuoio e dei vestiti piuttosto scuri. In ogni caso appena vi vede scatta di sotto e sentite rumore di un meccanismo che si muove, sentite come degli ingranaggi che girano e qualcosa di pesante che viene spostato. Pronti? E scende giù per le scalette della taverna. La taverna è molto buia in questo momento. Appena entrate ci mettete qualche secondo ad abituare gli occhi, per chi non ha ovviamente scurovisione, per riuscire a vedere bene intorno a voi. È una stanza abbastanza povera, rettangolare. Sul lato di sinistra è pieno di tavoli e sedie appoggiati, stoccati, varie casse coperte con teli, alcune aperte, altre semplicemente ammucchiate, mentre sulla destra vedete dei grossi barili disposti sdraiati, 1, 2, e il terzo è evidentemente spostato molto più avanti rispetto ai 2 di fianco. Tuono continua a camminare e vedete che gira intorno all'ultima botte, gli passa di fianco con la schiena lungo il muro per il passaggio abbastanza stretto e arriva dietro. Vedete Tuono che alza il martello così. Sono ingrassato. Mi avvicino a Galgit e dico: Ma ci stiamo fidando così? Io non mi sento molto tranquillo. Avessero voluto ucciderci l'avrebbero già fatto. Vero. Sono gli unici che sanno qualcosa in più rispetto a noi. Una volta arrivati dietro la botte, c'è uno spazio abbastanza largo, vedete che in verità non finisce lì. La parete, dove evidentemente prima era appoggiata la botte, ha un'apertura piuttosto particolare. È come se i mattoni si fossero naturalmente spostati. Guardandovi bene intorno vedete che sotto la botte c'erano dei binari, oltre la parete aperta c'è un altro piccolo corridoio e poi una scala a chiocciola scavata nella pietra stessa. Iniziate a scendere. Ovviamente Tuono in cima, la piccola goblin che ha acceso una fiammella nella sua mano per fare un po' di luce per permettervi di non inciampare, e gli altri in coda. Scendete per una decina di minuti buoni, tenendo un passo sostenuto, e vi ritrovate all'interno di una caverna molto molto grande. Chi non ha scurovisione non riesce a vederne bene la grandezza. Voi vedete semplicemente che al centro c'è come una sorta di strada
evidenziata da delle lanterne messe sui bordi. Per chi invece ha scurovisione vi accorgete che effettivamente è delimitata, è come una grossa cupola, però è parecchio grande, c'è uno spazio che dici, beh, insomma. In fondo alla stradina, illuminata con le lanterne, poi vedete una struttura, come una piccola casa, sostanzialmente un rettangolo di mattoni, molto basico, molto semplice. Una casa all'interno di una grotta. Sì, quindi. esatto. Poi all'interno di questa gigantesca grotta, questa grossissima cupola, vedete questa casetta, in fondo a quel, appunto, corridoio tenuto illuminato dalle torce. Vivi qui dentro? Dio no. E chi ci vive? Diciamo che conduciamo qua le nostre ricerche e ci sistemiamo quando siamo da rattoppare. È un covo. E quindi, ora che siamo in questa casa nella prateria? Tuono fa un'altra risatina e procede a passo un po' più veloce. Arriva alla casetta, apre la porta e vi fa segno di accomodarvi. Cosa vediamo in questa casetta? La prima cosa che vedete è Sir Lucius che vi saluta. Oh, perbacco! Ben arrivati, signori. Se siete giunti fin qua, immagino che il buon Antonicus vi abbia reputati abbastanza degni di fiducia per farvi unire al nostro piccolo club esclusivo. Sì, ma come facciamo a fidarci di te? Non ho idea come fate a fidarvi fra di voi. Non ci fidiamo. Ah, perfetto allora. I signori qui avrebbero piacere nel parlare con il Re Corvo. Chi siamo noi per impedirglielo in fondo? Tanto, se siete giunti fin qui in un modo o nell'altro, chi più o chi meno deve averci avuto a che fare. Siete in una stanza centrale, vedete che ci sono 3 porte. Una davanti a voi dritto per dritto, occlusa da una sorta di telo che non vi permette di vedere oltre. Sulla porta a sinistra non c'è nulla che la copre e vedete che c'è una sorta di camerata con dei letti e dei mobiletti, mentre dalla porticina sulla destra vedete entrare nella stanzina in cui vi trovate Tarlo, compagno di viaggio di Rendar, che sta portando un vassoio con sopra una teiera e 2 tazze. Ehi, quel goblin l'ho già visto. Sì. Tarlo. Uè! Mi avvicino un attimo a Tarlo, guardando un attimo gli altri così, mi inginocchio, nel senso perché comunque lui è basso, e all'orecchio gli faccio: sa che ho fatto una cagata. Spero che tu abbia pulito. Te ne parlo dopo. Cos'è questo? Il tè. Il tè. Per essere Lucius, ovviamente. Ah, Ma dov'è il Re Corvo? Guardo Antonicus e Lucius. Vogliamo continuare a parlare per enigmi e mezze verità o vogliamo cominciare a vuotare il sacco effettivamente? Potete veramente evocare il Re Corvo? Il Re Corvo non si muove, come dire, a gratis. Bisogna attirare la sua attenzione in un modo o nell'altro. Questi antichi che hanno occhio e orecchio ovunque devono stare attenti a molteplici situazioni. Quindi dobbiamo fare in modo che la sua attenzione arrivi qui. Come facciamo? Deve, indicando Tarlo, preparare un piccolo rito. Il Re Corvo ama i patti, è un avido sostanzialmente. Dobbiamo solo convincerlo che valga la pena venire fin qua. Avrei qualche cosa da dire e qualche cosa da chiedere al Re Corvo. In fondo mi ha fatto venire qui senza darmi praticamente nessuna motivazione. Fa un segno a Tarlo, poggia su un tavolaccio il vassoio e le cose e poi scatta verso una zona interna della grotta. Shiran, Sì, puoi venire un secondo? mi avvicino. Ok, allora esco un attimo da casa, ma giusto per parlare in privato un secondo. Io lo seguo. Vedete Tarlo che si sta allontanando verso la parete dove c'era la scaletta, ma non riuscite a capire bene la direzione. Shiran, il motivo per il quale ti volevo parlare stamattina era perché avrei tantissimo bisogno di sapere come è successa questa cosa del tuo patto. Mi ha proposto di salvare qualcosa che per me è molto importante, la mia famiglia, e io ho accettato. A che prezzo? Il mio servizio. E basta. Il Corvo parla per enigmi, non sono neanche sicura di che cosa ho effettivamente accettato. E la pietra? No, questa non c'entra con il patto. Non c'entra. No. Grazie. Avevo solo bisogno di sapere queste 2 cose. A quel punto lì la mia mano fa per darle una carezza, ma la tiro indietro. Non me la sento. Torniamo dentro. Andiamo. Mentre loro erano fuori, voi altri volevate fare qualcosa? Sì, quindi aiutate il Re Corvo, non avete un patto in atto con lui e che cosa ci guadagnate? La salvezza del mondo, ma deduco che voi abbiate abbastanza fiducia in questa figura. Per quanto mi riguarda, sì. E perché? Il fatto che abbia visto gli albori di questo mondo, che conosca molto più di quello che un comune mortale possa mai sperare anche solo di immaginare. E soprattutto il fatto che mi abbia salvato la vita in passato. Mi stai dicendo che il Re Corvo è uno degli antichi? Sì. Vi faccio vedere l'arazzo, indicando quindi il corvo. Proprio lui. Allora, mettiamolo in questi termini.
In questo momento il mondo sta sull'orlo di un abisso. C'è una minaccia che voi tutti conoscete, immagino. Sta avvelenando questo continente e che ne porterà alla distruzione. Pertanto, Re Corvo, che era uno dei custodi di questo mondo, si è attivato per proteggerlo. Gli altri 6? Gli altri 6 li ha imprigionati, o almeno tali erano finché non ha attivato voi. Se è arrivato al punto da dover richiamare i suoi vecchi compari, beh, la situazione deve essere molto grave. Questa minaccia. Stai parlando dell'Indaco. Mhm. Dici qualcosa di più. Per quanto ne so, l'Indaco è infiltrato in molte istituzioni. Istituzioni pubbliche e segrete. Hanno distrutto il mio villaggio. Il fatto è che noi stiamo raccogliendo un sacco di informazioni, ma effettivamente non abbiamo ancora capito quali sono i veri intenti dell'Indaco. E soprattutto come può un'organizzazione di comuni mortali essere più forte di un dio? Diciamo che non sono a conoscenza di tutti i dettagli, però di sicuro so una cosa, ovvero che i 6 all'infuori del Re Corvo sono stati imprigionati da lui stesso, in prigioni che possono essere aperte solo da particolari chiavi. Come? E so che funzioni come una chiave, non ho idea, non sono un mago. Io guardo intensamente Shiran. Io guardo intensamente sia Rendar che Leto. Io non guardo un cazzo di nessuno. Sì, infatti vedo lui. In ogni caso, queste chiavi sono sparse in giro per il mondo. Possono essere trovate da noi, possono essere trovate da loro. A che cosa mirano gli Indaco? Qual è il loro piano? Qual è il loro obiettivo? So soltanto che stanno facendo molti più danni di quanto chiunque altro sia riuscito a fare nel passato. L'ho visto. Ma quale sia il disegno dietro le loro azioni, non so nemmeno se il Re Corvo lo sappia. E in tutto questo cosa c'entrerebbero gli Elfi delle Macerie? Scusate, io ancora non ho capito. Gli Elfi delle Macerie sono semplicemente una parte slegata dall'Indaco. Evidentemente si sono ritrovati nello stesso posto con lo stesso obiettivo, ma per motivi contrastanti. Lo diceva Galio. Elfi, Indaco, conflitto. Non sono al servizio degli Indaco, non sono carne da macello al servizio di questa organizzazione. Sono semplicemente una potenza opposta che si è ritrovata sul loro cammino. Tutto qua. E perché avrebbe minacciato questa città per avere il contenuto della chiesa di Luxtas? Per motivi completamente diversi da quelli dell'Indaco. Magari vogliono la stessa cosa. Ma con ottenerla mire diverse. prima. Perché sanno che non possono reggere all'infinito. Io intanto guardo fuori dalla porta per cercare di vedere, magari faccio, non so, dimmi tu se devo tirare percezione, per cercare di vedere dove è arrivato Tarlo. Ok, vai. 19. Tu hai scurovisione, giusto? Sì. Ok, quanto hai fatto? 19. 19, ok. Tarlo non lo vedi più. Noti che di fianco alla scala a chiocciola da cui siete arrivati, una decina di metri più a destra, c'è una fenditura nel muro. Torno a guardare Antonicus. Quindi le chiavi servono solo per liberare gli antichi 6? Vedi Antonicus che si gira verso Lucius, che in quel momento stava seduto bevendosi il tè. Posso presumere che siano dei minerali magici, quello con cui ha costruito le chiavi il Re Corvo. Poi che abbiano effettivamente l'aspetto di una chiave o meno, non posso saperlo, ma dai miei studi posso asserire con abbastanza certezza che il lavoro eseguito dal Re Corvo sia comunque di entità magica. Il tuo patto, suppongo tu ne abbia fatto uno. No? No? Allora perché sei qui? Pura curiosità. La curiosità uccide il gatto, Lucius. Oh, assolutamente sì, ma poter interagire con un'antica divinità, quando mai mi potrebbe ricapitare un'occasione del genere? Alle vostre spalle Tarlo è tornato. Siamo pronti? Se avete voglia. Voglia è l'ultima cosa che abbiamo. Lo seguo. Tarlo vi conduce verso la fenditura nella parete che tu avevi visto precedentemente. In questo momento vi stanno seguendo solamente Lucius e Tuono. Arrivate davanti alla fenditura e vedete entrare Tarlo. Solo che dopo 2 passi sparisce totalmente, anche per chi ha oscurovisione. Riuscite a vedere soltanto a pochi metri al suo interno. Il resto è come se fosse avvolto da un telo nero sostanzialmente. Passo la mano dalla roccia più solida, che riesco a riconoscere, immagino, e passo dentro la fenditura, stando sul bordo, e entro la mano e cerco di metterla oltre quella parte nera. Sento che c'è ancora del bordo. Sì? No, è solamente molto 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 buio. Ah, è solo molto Sì, buio. sì, non c'è fisicamente un terreno, però è talmente scuro che la prima impressione è che ci sia qualcosa davanti. Come fosse un buio magico quasi. Sì, esatto. Io guardo gli altri e poi entro. Io gli vado alle spalle. Tutti? Entro anch'io. Io sono molto titubante. Prima di entrare grido: Leto, Galgit, mi sentite? An, dai, vieni. Muoviti. Li senti un pelino ovattati come se fossero appunto un po' distanti. ok, faccio un salto dentro. Sei dentro, in mezzo al buio.
È il buio più totale e perso intorno a noi. Quindi non ci vediamo neanche fra di noi? E non riuscite a vedervi neanche il petto. Faccio un incantesimo, produrre fiamma sulla mia mano. La fiammella si accende ma piccola, piccola, piccola. Balugina nella tua mano. Riesci a vederti soltanto il palmo e nulla più. Io schiocco le dita e faccio comparire la luce danzante. Stessa cosa, sono deboli, deboli, deboli e riescono a illuminare pochi centimetri intorno a loro. A questo punto mi rendo conto che non può produrre luce, quindi la spengo. Noi Ok. quindi non riusciamo a vedere neanche No, queste voi piccole avete ad un certo punto visto delle lucine piccine, piccine, piccine. Tuono, a me non piace non vedere quello che ho intorno. Perché c'è questo incantesimo che impedisce di illuminare la zona? Effetti collaterali? Forza piccoletto, nessuno ti mangerà per il momento. Mi scappa una resatina. Sono molto nervoso perché odio il buio. Posso vedere attraverso il buio, se non li posso vedere mi dà abbastanza fastidio perché non sono proprio A un certo punto abituato. senti un cling e improvvisamente alle tue spalle vedi una luce un pelino più forte, comunque molto wattata, e Tuono percepisci che ti mette una mano sulla capoccia e vedi che la testa del suo martello sta illuminando intorno. Voi tutti girandovi vedete questa luce un pelino più potente e niente. Io mi avvicino alla luce il più possibile. Tanto sentite davanti a voi di qua, di qua. Mi dà fastidio non poter vedere al buio, ma mi rendo conto appunto che è magico e quindi agisco di conseguenza. Sentendolo parlare so che so più o meno dove Smirando, andare, giusto? perché Sì, sennò sì. potrei andare. Seguiamo tutti la voce, dove Seguiamo la arriviamo? Dopo una decina di minuti, 10 minuti? 10 minuti di di racconto. camminata pure spedita. Sì, e come se apriste di botto gli occhi vi trovate in una sala. Wow! E vediamo? Vedete benissimo. Wow. Tutto quanto illuminato da delle luci blu che galleggiano intorno a voi. Come è fatto questo spazio? È come una piccola conca, una piccola grotta circolare. Sul muro ci sono vari piccoli buchi, varie piccole scavature che vedete non essere profondi, saranno praticamente alla profondità e alla larghezza di un pugno, in cui ogni tanto queste lucine sono delle piccole fiammelle blu che girano intorno, ogni tanto si posano all'interno di questi piccoli buchi, poi escono e ricominciano a circolare in giro. Le lucine sono parecchie, nonostante la quantità però non illuminano a giorno, la luce rimane comunque molto tenue, ma riuscite a vedere intorno a voi. La struttura per terra invece è formata a sezioni circolari. La prima sezione appunto è lo sterrato, identico a quello che c'era nella grotta di prima. Poi c'è un altro anello in cui davanti a voi vi è come una sorta di cumulo di rocce molto alto, almeno 2 metri di rocce appoggiate una sopra l'altra come fossero un trono. E poi vedete altri 6 cumuli di rocce messi a piramide, più piccoli ovviamente. Le luci sono disposte in maniera casuale o... Girano intorno alla parete, non si spingono mai oltre a una distanza di una decina di centimetri dal muro stesso. Ok. E poi al centro c'è infine un grosso cerchio con in mezzo scavato nel terreno, come se appunto qualcuno l'avesse inciso, una serie di linee, forme, simboli. Io queste luci le riconosco? Sì, ok. E stanno girando tutto intorno. Allora, io vedo queste luci, le riconosco e cerco di stare il più distante possibile da loro. Quindi continuo a spostarmi nello spazio cercando di evitarle. Allora, come ti dicevo, in verità stanno solo lungo la parete, quindi basta che ti metti un po' più in dentro nell'anello esterno e sei tranquillissima. Però ti accorgi di una cosa, non passano mai davanti alla porta da cui siete entrati. Quando arrivano sul limitare della porta vedi che... Non possono uscire. Io, incuriosito da queste luci fluttuanti, mi avvicino alla parete e cerco di toccare una di queste luci. Cioè non è che la tocco, diciamo che avvicino la mano, vedo se è calda, se... Tiro salvezza su saggezza. Ok. 16 di dado, il mio bonus più 5 di saggezza e vado a 21. Ok, percepisci del calore sul palmo della tua mano, ma ti passa attraverso. Minchia. La fiammella passa, ok. E dopo che ti è passato senti un improvviso freddo. Come se avessi preso un cubetto di ghiaccio e te lo fossi messo sul palmo. Io arretro e mi metto vicino a Dalia. Tu però hai qualcosa sulla punta della lingua. Come se questa situazione l'avessi già vista ma non riuscissi a ricordarti dove. Sei lì che dici, mi è familiare ma non sai perché, non sai dove la potresti avere, non sai chi te ne abbia parlato, sai nulla.
però ti è familiare. Ok, allora interagisco proprio con Dalia dicendogli... Ti ricordi quando ti ho detto che stranamente ricordo delle cose, ma non so perché le ricordo? Sì. Come gli incantesimi. Sì. Ecco, ho una sensazione di déjà vu molto simile, è come se avessi già visto un posto del genere. La lucina si avvicina a Galgit. Prendo un bel respiro, metto le mani incrociate e la guardo intensamente ricordandomi 3 settimane precedenti a questo giorno, dove mi avevano condotto e che cosa era successo e chi avevo rivisto. A un certo punto inizia a girarti intorno. Il mio bracciale reagisce in qualche modo? Cioè, mi concentro sul bracciale e sento qualcosa? Stizzito. Ovviamente, dato che mi influenza... No, è più un... pallone gonfiato. Quanto se la tira. Quanto se la tira. Percepisco un... deve sempre fare spettacolo. Sì, perfettamente. Ok. Tarlo, mentre voi siete affascinati inizialmente, vi ha dato qualche secondo per guardarvi intorno, poi è andato verso il centro, mettendosi in mezzo al cerchio con tutti i cosi. Allora, guardando gli altri, richiamo l'attenzione. Sì? Guardando Tarlo, siamo pronti? Direi. Io metto una mano sulla spalla di Anne e gli dico: forse il Re Corvo potrà dirti chi sei realmente. Pronti? Cosa volete donare al Re Corvo per attirarlo qui? Rispetto alla porta, il trono, quello più grande fatto di sassi, è dritto per dritto. Poi gli altri 6 sono disposti intorno. C'è come un piccolo corridoio che va dalla porta al cerchio, senza ovviamente troni, quindi voi idealmente siete in quello spazio. Tarlo si avvicina lì, in mezzo alle 2 piccole piramidi di sassi, e allunga una mano, molto tranquillamente. Ma da me? O in generale? Allunga la Lui mano allunga la in mezzo. mano verso di voi in generale, quindi ed è lì che aspetta. Quindi immagino che ognuno di noi debba dare qualcosa. Possiamo offrire qualsiasi cosa? Io ho già dato. Certo. Ma io non ho niente da dargli. È simbolico, non è un pagamento. Mi avvicino, tipo tiro fuori una sigaretta, la guardo e gliela porgo. Io a grandissimo malincuore tiro fuori il sapone e lo metto lì in mezzo. Cos'è sta roba? Tiro fuori una piccola fiaschettina, la guardo un attimo, stappo un secondo, tiro giù un sorso, la richiudo e la metto sul palmo della mano. No! È quello buono. Sul caris. È Surcalis quello buono. E va bene. Prendo la mia scimmietta. No, dai, scherzavo. La metto dentro alla mia sala. Vedi che ti prendi i capezzoli. Scusa per quello che sto per fare, lo so che te l'avevo promesse, ma... Prendo una bacca di quelle che avevo creato Vedi che si magiche. agita ancora di più. Prendo una freccia e gliela porgo. Tiro fuori una piccola pergamena. La slaccio, la srotolo per l'ultima volta. Dai la rotola. Tarlo prende gli oggetti, li dispone al centro del cerchio, poi vedete Lucius e Tuono che girano intorno e si mettono di fianco al trono. Vedete Tarlo che inizia a trafficare, poi vedete che da qualche parte in mezzo ai suoi stracci tira fuori un pugnale che sembra fatto di osso. Bene signori, spero che siate pronti a incontrare Sua Maestà. I doni sono interessanti, dobbiamo solo allungarlo con un piccolo pegno da parte dei suoi servitori. Osserva Tuono, Tuono appoggia il suo martello per terra, allunga una mano verso Tarlo, Tarlo si avvicina, gli fa un taglio, Tuono stringe per fare in modo che gocce di sangue cadano in mezzo al cerchio, Tarlo stesso torna in mezzo, si amputa un dito che cade per terra, fa colare per bene il sangue facendo un cerchio intorno agli oggetti da voi donati e poi esce dal cerchio. Vi girate tutti quanti e notate che tutte le luci sono fermate. La mia? La tua pure, si è fermata qua sulla tua spalla. Tutti noi abbiamo delle lucine che sono fermate. No, no, su di no, noi, soltanto solo lui. Galgit, ok. Tutte le luci sono fermate. Poi pian piano tutte
facendo un percorso geometrico, tornano alla loro ipotetica fessura. Tranne la tua rimane lì. Vi rigirate. L'entità è sul suo trono di ebano. Col suo singolo occhio verde, piano piano notate il peso del suo sguardo passare sopra ognuno di voi, a soppesarvi. Bene, bene. Mi fa piacere rincontrarvi tutti quanti. Tempi strani e strane coincidenze si susseguono in tutta Luxastra. Il nostro incontro è l'ultimo delle stranezze che si sono susseguite. Ero sicuro che voi avreste trovato da soli la vostra via. Come mai mi avete richiamato? Abbiamo bisogno di spiegazioni. Bisogno di motivi. Ogni domanda ha la sua risposta, ma non tutte le domande sono giuste. Ci ho ripensato. Credo che tu sappia a cosa mi riferisco. So che se siamo tutti qui c'è un motivo. Forse non contano più molto le nostre singole disavventure, perché c'è in gioco molto di più. E quindi voglio farlo. Ti darei dal tuo prezzo dunque. Quello originale, suppongo. E in cambio? E in cambio, per quanto ti sia possibile, e so che è possibile, vorrei riavere ciò che ho perso. Non vi è cura per la morte, ma non tutto è ancora perduto. Devi solo trovare la strada giusta, che combaci con quello che ancora non è perso. Voi siete l'unica incognita che per adesso ci scherma dal fallimento. Voi siete l'unica possibilità per questo mondo di conoscere un nuovo capitolo e una nuova era. Se doveste fallire, non vi sarà nessun modo per tornare indietro. O meglio, non vi sarà nessun modo per andare avanti, piuttosto. Beh, allora immagino che il nostro aiuto sia quantomeno necessario. Il mio interesse è che voi continuate a percorrere la vostra strada senza la mia influenza. E perché questo è così importante? Perché già in passato noi antichi abbiamo influenzato voi mortali. Già in passato abbiamo mosso i nostri campioni come burattini. E tutto ciò che abbiamo ottenuto è stato solo un susseguirsi di fallimenti e di perdite. Forse perché se avete bisogno del nostro aiuto non burattini dobbiamo essere, giusto? E guardo la fiammella sulla mia spalla. Fiammella balugina. Dammi ciò che mi spetta, dammi ciò che mi è stato sottratto. Allora sarò al massimo delle mie potenzialità. Vai e prenditelo. Posso indicarti una via, ma non posso prendere ciò che non posso raggiungere. Fin dove si estendono i tuoi poteri che non puoi raggiungere il mio corpo e strapparlo dalle mani di due stronze? Il mio potere può raggiungere solo questo mondo. Dov'è adesso? Laddove io non posso vederlo. Dov'è lei? Lei invece posso vederla. Dove? Non è ancora il momento che tu la raggiunga.
solo una bambina. È solo una bambina. Ogni giorno questa frase viene detta da centinaia di persone, ma in un mondo che sta marcendo dall'interno non vi è età che venga risparmiata dal male. Vuoi sapere se è al sicuro? Lo è. Vuoi sapere se starà bene? Dipende solo da voi. Loro dove sono? Non al sicuro, ma nemmeno in diretto pericolo. Non tutti almeno. Come stanno? Bene, sta guarendo. La zampa si è già rimessa. Chi è lui? Un vecchio amico che non ha preso con particolare gioia le scelte stabilite da noi altri. Ha fatto di tutto per mantenersi libero, fallendo miseramente, e ora è ancora convinto di potercela fare da solo. Chi sono io? Come dicevo, purtroppo i miei poteri si estendono solo all'interno di questo mondo e di questa realtà. Ciò che posso dirti è che non appartiene a questo mondo. Ma chiunque fosse colui che ti conosceva, ora è qui e ti sta cercando. È pericoloso? Terribilmente. Re Corvo, c'è una cosa importante di cui ti devo parlare. Nel tentativo di evitare un casino, credo di averne combinato un altro. Quello che vorrei ottenere sono minori perdite possibili. E nel tentativo di evitare una strage, sono andato alla chiesa, cercando di spostare, supponendo che la pietra contenuta nella chiesa fosse, ossia, una chiave per liberare un Dio. Ho ragione di credere questa cosa. Hai ragione di credere quello che reputi giusto. Tiro fuori il cristallo. C'è un Dio qui dentro. No, quella è solo una chiave per aprire una gabbia. Come faccio ad aprire la gabbia? Dove devo andare? Innanzitutto devi trovarla. E tu non sai dove sia, vero? Un eroe è tale solo se supera le prove. Io ho bisogno di eroi, non di burattini. Indicami almeno la via. Posso farlo. Posso indicarti una via diversa da quella che stai percorrendo ora. Una via che ti allontanerà da questa missione, ma che ti permetterà di iniziarne una nuova. Se è ciò che è giusto, allora, ok? Va bene. Mi rimetto la pietra dentro la camicia. In tal caso, sono sicuro che il tuo amico della chiesa abbia qualcosa di interessante da dirti. E una volta finito quel discorso, un altro amico nel bosco saprà indicarti una strada. La pietra dell'invidia, quella è una chiave? La pietra no, ma il suo contenuto sì. Cosa c'è dentro? Quello che i vostri amici hanno al collo. È con quella che potrei liberarlo. Plausibile pensarlo. Ha un nome. Come posso rivolgermi a lui? Il banco andrà benissimo. Corvo, cosa vuole l'indaco?
la fine di questo universo. Perché vogliono le chiavi? Non è la chiave in sé che gli interessa quanto ciò che può aprire. E alle volte non è per forza il contenuto di una gabbia a essere interessante quanto la gabbia stessa. La possibilità di poterla aprire e chiudere a piacimento. Il potere, insomma. Possiamo metterlo in questi termini. Il poter chiudere il potere di un dio. E Coriolis? Renderlo inefficace. Coriolis è solo una disgraziata anima. Vuole agire in maniera giusta, ma ormai la luce della giustizia è ben lontana dai suoi occhi. Il tempo degli elfi è finito, ma gli elfi fanno fatica ad accettarlo. È la tua idea. Hai proposto un patto a Shiran, che ha accettato. Hai proposto un patto a Rendar, che sembra aver accettato. Adesso, quando mi hai incontrato nel bosco vicino a Taris, mentre quello che un tempo chiamavo a casa bruciava e l'altra casa mia mi scacciava, non mi hai chiesto niente. Perché? In fondo a qualcuno lo avevi proposto, se è qui, al tuo cospetto, o sbaglio? E guardo sempre la fiammella. Esatto. La mia domanda mi pare essere abbastanza chiara. Perché non ho bisogno di fare patti con te. Il fatto che tu sia qui significa che qualcuno ha rispettato il suo. Lemmy. E che cosa ha chiesto? Che cosa c'entra con me? Chiediglielo. Guardo la fiammella. Fiammella si è fatta fioca fioca. Ho un'ultima domanda. Hai detto che puoi vedere tutto ciò che è su questo mondo. Qualcuno è sopravvissuto. Sì. E lui è sopravvissuto. Sì. Dovrò quantomeno trovarlo. Prima che lui trovi te. Vuoi deciderti a parlare o Balugina ancora. mi stai molto deludendo, papà? Le nostre supposizioni erano corrette. Tu e noi sei. E noi sei ti serviamo per far tornare gli antichi, giusto? Voi servite per permettere a questo mondo di continuare, di conoscere un domani. Non siete obbligati a seguire i miei consigli e le mie istruzioni. Potete andare avanti alla cieca e aspettare che ciò che temo accada. Siete liberi. Voi tutti. Perché noi? Perché eravate nel posto sbagliato, al momento sbagliatissimo. Perché proprio questa città? Perché ha un bel panorama. Detto questo, Detto questo, che cosa vuoi per far sì che io ritenga il mio corpo? Hai detto che non è in questo mondo. Dov'è? Quanto distante? Come faccio a raggiungerlo? Ce l'hanno loro, per cosa lo stanno usando? se avessi queste risposte, te le darei. Io tiro fuori il pennello. Si parla di mondi. Questo pennello può essere utile in qualche modo. Vedi il re corvo che alza un braccio e lo allunga verso di te. Una mano esce poco poco dagli strati di tessuto. Vedete dei grossi artigli neri avvicinarsi a te. Io sono piccoletto. Lo prende. Non toccarlo. Ecco. A quanto pare il tuo piccolo amico ha una torcia per te. Non dico che abbia l'odore del tuo corpo, però sono sicuro che sia una chiave per portarti laddove custodito il resto. Credo di aver capito. Corvo, che cos'è questo? E gli faccio vedere il simbolo che ho disegnato del pazzo dell'ospedale.
Quello è esattamente ciò che dovete cercare. Sono gli Indaco, come li chiamate voi. È il loro simbolo, o meglio, simbolo di uno dei loro schieramenti. E qual è il loro vero nome, visto che Indaco non sono? Potete chiamarli gli adoratori del cristallo. E come possiamo sconfiggerli? Con pazienza e disperazione, ecco come. Togliere di mezzo qualche capo? Avranno una struttura gerarchica? Oh, quello assolutamente. C'è una testa da dover tagliare, ma è ben lontana dalla vostra portata. Devon Contra. Io mi guardo intorno, guardo Galgit, guardo un attimo Leto. Questa è una grandissima stronzata. Devon Contra? Cos'è? Dovremmo uccidere un vecchietto? Non può essere vivo. Ma chi è? È un antico eroe. Tanto degli tempo esseri fa. umani. Devon Contra. Non conosci Devon Contra? Aveva sconfitto Malagrad. Aveva duellato con Malagrad. Sì. Non ha mai vinto. Si dice che si sia sacrificato in un duello in singolar tensione per trattenerlo, ma si parla di 500 anni fa. Ma sono sicuro che il Re Corvo saprà dirci esattamente che cosa intende, vero? Che forse tutte le nostre conoscenze sono sbagliate, che magari è ancora vivo e pronto a distruggere le nostre vite e la nostra esistenza. Beh, ma l'ha già fatto questo. Chi pensate ci sia dietro l'Indaco? Devon Contra dietro l'Indaco? Io tiro Intuizione. 19 di dado più 5, quindi 24. Il tuo cervello ti dice che no, non è possibile, ma il tuo intuito ti dice che perché dovrebbe mentirvi? Dal sarcasmo passo al molto serio. Sei contento, Leto? Parte della tua chiesa si basa su una bugia. Un umano non può vivere così tanto. Neanche con la magia, forse, o cose di questo tipo, ma sicuramente è morto. Sicuramente è morto. L'hanno detto tante volte anche di me. Eppure. Ma tu sei un dio, non sei un essere umano. È diverso. Frase interessante. Quanti esseri umani sono davvero umani? E quanti di essi sono mostri? Beh, se noi dobbiamo sconfiggere gli Indaco e questo è ciò che vuole, io lo aiuterò. Se questo è ciò che in qualche modo riuscirà a farmi riacquisire la memoria o a farmi comprendere chi sono, ti aiuterò. Se tutto ciò mi porterà da loro e le manterrà salve, ti aiuterò. Non ho alternative. La mia risposta la sai. Tolgo la sigaretta, tipo la schicchero in un angolo della stanza. Quanto è tutto il contrario di tutto? Quanti sono gli enigmi che ancora ci vuoi propinare? Quante sono le soluzioni che invece ci stai nascondendo? Potrei essere un ostacolo più grosso di quanto tu possa mai immaginare, piuttosto che qualcuno disposto ad aiutarti a fare tutto ciò che è necessario. La pazienza delle persone ha un limite. Il problema è che voi date per scontato che io faccia tutto questo per assicurare anche una mia eredità. E se io volessi che voi mi sconficciate, cosa dà a voi la sicurezza che io voglia continuare a esistere? Io un tiro di percezione, di intuizione. Vai. 18. 13 più 5. Stessa identica cosa, il tuo cervello ti dice però dentro di te Il mio c'è... cervello dice, questo coglione. Questo coglione. Però dentro di te c'è qualcosa che ti fa dire lui non era un coglione, eppure si è fidato. È stata una chiacchierata sicuramente piacevole. Per te, forse. Ah, visto che non siete soddisfatti, prego, riprendete pure i vostri oggetti. Offro una sigaretta al giorno, questa è la tua. Insisto, prendeteli. Io primo mi chino e riprendo la mia pergamena. Tu la prendi, ma come se fosse a mercurio ti si scioglie fra le mani e muta in un piccolo libricino. Senza neanche sfogliarlo, lo infilo, guardo il Re Corvo. Vado e riprendo la mia fiaschettina con il sul calice. Anche essa, come mercurio, si scioglie e si forma un anello nella tua mano. Prendo, lo guardo un attimo. Vedi soltanto che all'interno c'è come una piccola gemma rossa nascosta. E me lo metto al dito. Non comporta fidanzamenti, spero. Prendo la sigaretta e la rigiro tra le Si dita. scioglie fra le tue dita e forma un pezzo di tribolo. Sei un gran bastardo. Me lo dicono in tanti. Mi rimetto esattamente dove ero prima, tenendo il tribolo in mano. Mi avvicino e riprendo la mia freccia. E si trasforma in un bracciale fatto da tanti pesciolini di legno. Lo indosso.
Con la mano. Ma la bacca è per terra. Allungo la mano per terra. La afferro. Il materiale turnica diventa una piccola sferetta, sembra una biglia. Profumo di bosco. Apro la tasca della mia salope. C'è la scimmia già lì così. Allora, la metto in tasca. Riprendo il mio preziosissimo sapone. E diventa un ciondolo di quelli che si aprono. Cosa c'è dentro? Una piccola immagine con un nido pieno di corvi che riconosci. Alle vostre spalle improvvisamente percepite una luce che aumenta. Le fiamme intorno a voi, come se divampassero, fanno una luce molto forte che per un secondo annebbia per la potenza tutto quanto il luogo. E quando ritorna all'illuminazione normale, il trono è tornato l'alto mucchio di sassi. Lui è ancora lì. C'è un cambio di programma. So che il tuo compito iniziale era trovare le prigioni e le chiavi per aprirle. Ma la missione dei nostri campioni si è rivelata più interessante del previsto. Pertanto dovrai prendere il posto di uno di loro. Lui continuerà la tua missione e tu la sua.